è difficile poi aggiungere qualcosa a quello che hai detto, mostrato, perché è tutto molto chiaro, molto preciso il tuo lavoro in questo momento. Una cosa, c'è una curiosità mia, insomma, più a livello quasi personale, no? Forse un po' freudiano, per capire questo tuo legame con l'archeologia, perché alla fine poi il tuo lavoro parla molto per immagini e anche in questa lecture hai usato moltissimo l'immaginario che poi si traduce in immagini, in altro, in progetti, un immaginario potente che evidentemente hai costruito pazientemente nel corso del tempo, facendo un lavoro quasi da archeologo delle immagini, no? La mia curiosità era capire come questa cosa è accaduta in te, nel senso se c'è una tensione naturale verso questo lavoro per l'archeologia, che è evidente che è un'archeologia totale nel tuo caso, che riguarda le immagini, riguarda i pensieri, riguarda l'architettura, per me nel tuo caso insomma questa doppia dimensione tra materiale e immateriale sono continuamente dentro il tuo lavoro di archeologo umanista, no? E anche questa definizione mi piace molto di umanista, archeologo, insomma. Da che cosa, se è difficile intracciare in te questa dimensione, da che cosa deriva? Se da una storia personale, se da... Well, we'll try to synthesize. So he's really interested to know why you're so interested on archaeology, and why. So your way of working shows that you use images in a very powerful way. So you have very powerful images, and your research is very linked to images. So how do you explain this strong relationship between your architecture and the archaeology, between materiality and immateriality? I mean, mainly also here because I have the tool that is in front of me as images, so this is what you see most. But if you come to the atelier, my office, it's full of materials and experiments and things that you can touch and see. So partly is for me is the power of beauty in a certain way. So images have to be beautiful, drawings have to be beautiful, objects, even if it's like a kind of a small ash that we just made for a test and it's chaotic, it has to instill beauty. And this is the process of bringing and making it like getting pleasure out of what you're making, and making every step of the process a kind of having its own capacity to push you forward into the project. So in that sense, every piece of something in the process becomes part of this archaeology, as if it's like a cabinet of curiosity of different mediums. And that's why images under succession, there is also a sense of narration. And in the narration, there is also a sense of archaeology, because archaeological work is a narrative work. It's always you're digging, you're trying to find, objects, and then you bring them together and you find the narrative that you've been looking for. And it's a true narrative, but it always have a doubt in it. So in that sense, it's of course a mental construct that is very much linked to materiality, and at the same time very much linked to kind of imaginary theoretical work. Cerco di riassumere. Allora, noi vediamo molte immagini perché è venuta con una presentazione, quindi le immagini ovviamente sono preponderanti. Però se andassimo nel suo workshop a Parigi vedremo che loro lavorano con gli oggetti, e quindi c'è questo, più che un amore per le immagini, c'è un amore per oggetti belli, per la bellezza, questa ricerca della bellezza e la narrativa che si crea con mettere insieme oggetti diversi, per cui questo legame molto forte che lei sente con l'archeologia è per questo senso comune di ritrovamento di oggetti e di creare un legame tra questi oggetti, e questa narrativa che poi esce e poi rappresenta la sfida che loro hanno nella fase progettuale di
poter portare avanti questa narrativa e tenere insieme il progetto con... But there's also a scientific kind of sense to it, because there's always a research, there's always a kind of, let's say, obsessive. Yes, it's the accumulations, the layers, and it's obsession. It's almost an obsession. Yes, it's like a kind of looking at... And if I built it when I was young, I don't know, maybe. At school I was drawing a lot, many of us as architects, but I wanted to be a genetic medicine, like do genetic medicine, so maybe it's like this kind of crossing of... but it's actually, the architecture has the capacity to heal us in a way. It's when you like living in an environment in Beirut, like always seeing the city around me, the desire was reconstructing. It's kind of, imagining this kind of cut buildings emerge in a different way. So it was like a kind of an escape of the mind. And it's so amazing because events like this become forceful events to kind of bring them into a positive reality. So maybe this is why we're brought back to what I did when I was 8 years old. Yeah. Diceva che più che diventa quasi un'ossessione che la fa un po' accumulare questi oggetti, quindi l'idea dell'accumulo degli oggetti e quindi questo diventa un po' una riflessione di quello che da bambina aveva un po' questa passione e poi ha detto che inizialmente pensava di diventare you thought you wanted to study to be genetic, sì, voleva diventare medico genetista. Yeah, I was lost between archaeology, genetic medicine and architecture. I don't know why I chose architecture. E aveva la passione per la genetica, l'archeologia e l'architettura, non so come mai ha scelto l'architettura. Approfitto di questa pausa mentre raccogliete la domanda per ricordarvi che ci sarà una lunga intervista di Lina Ghotmeh sul prossimo numero di Piera e ringrazio ovviamente tutta la redazione di Piera che ha creato questa occasione e questo link e che ci permetterà poi di riflettere ancora sul lavoro di Lina all'interno della rivista che dovrebbe uscire a novembre, se non erro. Sì, ok. Sì, ecco, c'è una domanda del Presidente che si iscrive a parlare. Volevo sapere, rispetto al primo progetto che ci hai fatto vedere, parlavi di questa quasi forzatura di recuperare quella che era un elemento che richiamava il Soviet, l'occupazione russa, no? Che è stato un po' in contrasto con quello che diciamo il governo, i cittadini volevano. Se il fatto di arrivare da Beirut, una città che ha vissuto tormentata, insomma, e quindi con tutta la sua storia, ti ha permesso di fare questo scarto e forse solo tu forse potevi fare questa scelta, ecco. Volevo sapere se c'era un legame tra queste due cose. For sure, because I think. Sorry, Andreas, we don't need you. If you understand Italian, it's all right for me. I'm not sure, but I will answer. So his question was your choice to completely revert in the Estonian competition and the way of designing a building on a Russian site, which was really against what local people wanted or intended. Was it possible because of your origin, Lebanese origin, and so given when you come from Beirut, which has a very, difficult history, did you manage to look ahead even longer, even in a way that even local people didn't?
I think it's totally true now. I have this analysis. I could see that 10 years, more than 10 years back, and then I understand that actually yes, because I came from that background that actually I could take any risk. That for me, I didn't. I thought this was the right thing to do. That was a history I lived as well, and it's important to kind of project it into the future, to think of a negative memory, like assess it and not negate it because it's there, and then transform it into something else, something positive, and take the potential of it. But it's also the fact that I grew up with let's say, kind of systems that are dictating on me what I had to do. I had to be an individual who had its own capacity to move on, taking the risk, and of course trying to be as regular as possible, but without the framework, the system framework. So it allowed also to go out of the competition brief. It wasn't for me something that is instated. That was something that we could challenge and push in. So unconsciously, I wasn't conscious of what we were doing at that point, or any kind of fear of that set framework. E dice che sicuramente l'influenza, la sua cultura libanese ha influito e influisce sulla visione che lei ha di questioni problematiche, di siti problematici dove il problema diventa un'opportunità, quindi il progetto ha questa valenza di rendere qualcosa di negativo, trasformarlo in positivo, e quindi questo è un po' insito nel suo carattere. Un altro aspetto che ha descritto molto bene è questa sua, che è cresciuta con questa capacità di non avere, diciamo, un sistema di valori rigido, anzi di essere completamente libera da una griglia di valori e di modo di pensare che le permette a volte di sfidare la giuria o comunque i confini dettati dal bando di gara, e se ritiene che quella cosa vada fatta o sia giusta per il progetto. Thank you very much.